Siamo nel Teatro Pavarotti Freni di Modena, intitolato ai due grandi della città, Luciano Pavarotti e Mirella Freni, ovvero il tenore e il soprano più importanti del Novecento italiano. Ma questo teatro è fortemente legato anche a Giuseppe Verdi, che qui nel 1843 raccolse un enorme trionfo con il Nabucco, che aveva già trionfato alla Scala, ma che a Modena ebbe addirittura 23 repliche in appena 2 mesi. Don Carlo vide la luce per la prima volta nel 1867 a Parigi, in lingua francese e in 5 atti, con i ballabili, una dimensione ipertrofica che ovviamente al suo arrivo in Italia dovette essere ampiamente ridotta, ed è per questo che di Don Carlo esistono tante versioni, almeno 4, tutte revisionate personalmente da Verdi. Ci troviamo in un luogo unico, la sala in cui si dipingono le scene. Le scene del Don Carlo sono state dipinte qui. È un luogo unico perché in Italia non esistono più le sale dove si dipingono le scene. Modena invece l'ha conservata nella sua interezza e si respira ancora la polvere, l'odore di colore, di pittura che ha attraversato questo luogo da 2 secoli a questa parte. È paradossale che il Don Carlo sia costato a Verdi l'accusa di essere wagneriano. Ovviamente questa è un'accusa fuori luogo e soprattutto fuori tempo massimo, perché Don Carlo è del 1867, Verdi conoscerà per intero un'opera di Wagner solo nel 1871, ascoltandola a Bologna con il Lohengrin. Ma di wagneriano in effetti c'è qualcosa, è la trattazione dell'orchestra, è il rapporto ormai mutato tra voce e buca, è il colore sempre più incombente e scuro di un'orchestra che non fa più percepire i confini dei numeri delle arie, non si può più parlare forse di arie con il Don Carlo, sono situazioni continuamente in evoluzione, come se non ci fossero cesure tra i vari numeri, e in questo sta il fascino molto moderno di quest'opera, un'opera che contiene in sé anche momenti molto forti dal punto di vista politico, dal punto di vista sentimentale, è un'opera in cui entrano potentemente i fattori religiosi, i fattori delle ragioni di Stato, delle ragioni di famiglia, ma nell'ultima scena anche ragioni metafisiche, perché l'ultima scena ci porta direttamente nella tomba di Carlo V e quindi improvvisamente si apre il grande enigma della morte e che risolve una situazione che per il protagonista Don Carlo si era fatta estremamente difficile. Opera streaming in the heart of opera.